Ciao, ben trovata sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi sono Le provocazioni del narcisista e come gestirle. Ora, prima di iniziare apro una parentesi, ti voglio dire che se hai qualche argomento da suggerirmi che dovrei fare, qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento e lo terrò sicuramente in considerazione. Seconda cosa, ti chiedo per favore di mettere ai like gentilmente così mi aiuti a far crescere il canale, così io potrò continuare a fare dei video. Chiusa parentesi. Ora, ti leggerò un articolo che ho trovato molto interessante, che poi posterò qua sotto nelle note se vorrai andare a leggere per intero, su come i narcisisti patologici e gli psicopatici ti provocano e rovinano tutte le ricorrenze. Andiamo a leggere. I narcisisti patologici sanno che non possono sostenere il tuo interesse per loro a lungo termine perché fanno affidamento su una falsa maschera per navigare il mondo. Tieni buono il concetto. Il narcisista patologico fa riferimento a, morale della favola, una falsa maschera che porta, perché in realtà un narcisista patologico, che è una persona con un disturbo di personalità, appunto il narcisismo patologico, è una persona che recita e ha bisogno costantemente di interesse, di nutrimento narcisistico. Che cos'è il nutrimento narcisistico? Sono le tue attenzioni, ma non soltanto le tue, anche quelle di altre persone. Quindi lui, il narcisista, ha bisogno continuamente di attenzione degli altri. Il caos artificiale consente ai narcisisti maligni di tenerti sulla ruota del criceto nel tentativo di capire le loro intenzioni e indovinare te stesso. Quindi loro hanno bisogno, il narcisista ha bisogno di tenerti completamente, continuamente sulla corda e di farti continuamente fare delle cose per lui, perché ricorda che un narcisista patologico ha sempre degli interessi, quindi non vuole una relazione, ma vuole sfruttare le persone, quindi anche in amore vede la partner come un oggetto da utilizzare per poi scartare. Quando ti ha scartato, ovviamente che tu starai male, se magari sei stata vittima di un narcisista, però ricorda che ti tornerà a cercare, perché al 99% tutti i narcisisti patologici, prima o dopo, tornano indietro a ricercare l'ex vittima. Ancora, cercano di addestrarti a mettere in discussione ciò che hai fatto di sbagliato, piuttosto che ritenersi responsabile delle loro azioni. Quindi ti insegneranno che tutti gli sbagli che lui ha fatto, il narcisista, che ricorda può essere sia maschio che femmina, e di entrambi i sessi, te le sputerà, tra virgolette, verso di te, dirà che sei te la persona sbagliata, dirà che sei tu che l'hai portata a fare certe azioni, dirà che tu sei cambiata, quindi non si assumerà mai il peso delle proprie azioni. Ancora, ti convincono che stabilire dei limiti o esprimere disagio con le loro buffonate inquietanti è il problema, piuttosto che il loro comportamento problematico. Ora ti dico i 5 metodi, 5 provocazioni del narcisista. Ecco 5 modi in cui i manipolatori creano il caos e causano distruzione passiva-aggressiva, perché ricorda che una delle tattiche migliori del narcisista patologico è il muro del silenzio. Che cos'è il muro del silenzio? Lo fanno soprattutto i covert, i narcisisti covert, cioè le classiche brave persone che poi in realtà scovano una grande rabbia interiore. Cos'è il muro del silenzio? Il muro del silenzio è il broncio, cioè io ti chiedo di fare una cosa, tu non la fai e mi spieghi ovviamente il perché non la vuoi fare, io ti tengo il muso per tutto il tempo necessario. Se tu mi chiederai ma che cos'hai, io ti dirò niente. Questo è quello che fa un narcisista, perché vuole intanto farti arrabbiare con questo atteggiamento e due, vuol farti capire
che tutte le volte che tu non esaudisci il suo desiderio, lui ti metterà il muso e lo terrà a lungo, quindi tu ovviamente stremata dal muro del silenzio, pian pianino accetterai le sue condizioni. Questo è fondamentale da capire. E questo è l'attività, diciamo, l'atteggiamento passivo-aggressivo del narcisista. Allora, provocazione numero 1, istigare argomenti folli. I narcisisti e gli psicopatici sono famosi per una tattica come addescamento. Ti provocano deliberatamente in modo che tu reagisca, attenzione, perché sono dei provocatori, quindi prima ti provocano, poi una volta che tu reagisci ti diranno, ecco vedi sei la pazza, vedi? Molte volte ti provocheranno davanti a delle altre persone, così che tu reagirai davanti agli altri e gli altri vedranno quanto tu sei pazza, ma in realtà hai semplicemente reagito a una deliberata provocazione e il narcisista lo sa molto bene, questo appunto è una tattica manipolatoria. Ti provocano deliberatamente in modo che tu reagisca e ingoi il loro gancio. Lenzo Piombini e spostano la colpa su di te. Quando ci cadi, i narcisisti patologici fanno di tutto per creare conversazioni circolari che non vanno da nessuna parte, usano queste conversazioni come spazio per il loro gaslighting. Ad esempio, faccio un esempio, cosa significa gaslighting tradotto luce a gas, è un'altra tattica di manipolazione. Ti diranno, vedi, cioè, ti pungoleranno in un argomento che sa che a te non piace, lo faranno davanti a tutti, poi gireranno agli altri e sposteranno, ribalteranno la frittata dicendo, ecco vedi, io te l'avevo detto che hai bisogno di curarti, l'avete vista tutti, è pazza, diteglielo anche voi che deve andare da uno psicologo a prendere dei prodotti per stare calma, è fondamentale da capire. Quindi ti faranno credere, tu davanti a tutti ti sentirai in imbarazzo e ti faranno credere che tu sei quella veramente problematica, ma lo faranno credere soprattutto a te stessa, perché è una gocciolina cinese. Queste provocazioni continue ti fanno esplodere la testa e il narcisista lo sa benissimo. Quando vengono poi chiamati per il loro comportamento deplorevole, i narcisisti interpretano la vittima e si scatenano con rabbia narcisistica quando osi affrontarli. Quindi quando tu però lo critichi a lui, al narcisista patologico, lui si scatenerà in una rabbia enorme, ma non lo farà mai davanti alla gente. Davanti alla gente cercherà di farti passare per pazzo a te. Poi tra le mura domestiche magari diventa una iena feroce. Quindi attenzione perché la rabbia narcisistica è molto potente. La secondo tipo di provocazione rovina vacanze e occasioni speciali. Questa è una cosa molto risaputa ed è veramente speciale e particolare per il narcisista. Parti da questo presupposto. Un narcisista patologico odia vedere te felice. Perché? Semplicemente perché lui gode, essendo sadico o sadica, gode nelle sfighe altrui. Morale della favola, vai in vacanza, un momento rilassante, troverà tutti i sistemi per litigare. C'è il giorno del tuo compleanno, troverà il sistema per farti incazzare. Come? Magari tu organizzi una festa e lui non si presenterà, oppure si presenterà con un'ora di ritardo, oppure quando ci sarà la festa ti provocherà anche lì. Quindi è speciale nel rovinarti vacanze e occasioni speciali. In più, aggiungo io, che cercheranno di minimizzare i tuoi obiettivi, i tuoi traguardi. Come? Esempio, ti succede che raggiungi una bella promozione sul lavoro, diranno, vabbè, ma dai, quella cosa lì la sapevano fare tutti, oppure io l'ho fatta molto meglio ai miei tempi, oppure ancora, beh, vedi, la ragazza del mio amico la sa fare molto meglio quella cosa lì, è molto più in alto in carriera rispetto a te, ti provocheranno deliberatamente. 3, e concludo, provoca gelosie e usa triangoli, tieni buono il concetto. Cosa vuol dire triangolare? Allora, ti dirà, sai, c'è una collega al lavoro che mi fa il filo, ma è molto carina, sai, e ti dico, è anche una ragazza molto di buona famiglia, però, sai, se tu ti comporti bene, ovviamente, io starò con te. Però questa si chiama triangolazione, cioè parla di un'altra persona a te in continuazione, tu entri in gelosia morbosa, chiaramente, e lui sa perfettamente che ogni volta che ti vorrà far fare qualcosa, metterà in mezzo la sua collega di lavoro. Si chiama triangolazione ed è una cosa bestiale perché ti fa uscire di testa nel lungo periodo, perché intanto magari non esiste neanche questa collega.
tu non sai chi sia, sai però che sta 8 ore insieme a lei e quindi ovviamente ti viene una gelosia interna enorme e quindi questa è una cosa che lo fa deliberatamente perché vuole che tu esaudisca i suoi bisogni economici e sociali, ricorda sempre. Poi se lo vuoi andare a leggere per intero è qua sotto nelle note questo articolo. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Condividi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico perché la conoscenza salva la vita e potresti salvare veramente tante vite che non conoscono il fenomeno del narcisismo patologico. Grazie ancora, ciao da Stefano.